Ciao a tutti. Il narciso può crollare in un grave stato di apatia, angoscia o depressione a causa della sua natura emotiva, come il senso di vergogna, sconforto e rabbia per un abbandono secondo lui immeritato. Partiamo dal presupposto che il narcisista è perennemente depresso. Tale stato depressivo lo accompagna sin dalla tenera età, dato che ha dovuto interagire con un ambiente familiare privo di sostegno e di conforto. Quindi, per chi soffre di personalità narcisistica, la separazione dalla figura materna evolve continuamente in un trauma che dà la percezione di essere completamente indifesi. Questo shock verrà bilanciato con le utopie di grandezza e di onnipotenza. Da tenere presente che la famiglia di origine non è la sola responsabile di tale disturbo di personalità cluster B, ma vi è anche una componente genetica. Il narciso è talmente abituato a questo suo stato depressivo che lo vive come una cosa del tutto naturale. Ma scopriamo quali sono i sintomi della depressione. Insonnia o ipersonnia, alterazione cognitiva e o motoria, mancanza di energia, perdita di attenzione, pensieri di morte, ideazione suicida o tentativo di suicidio. Tuttavia, secondo alcune ricerche, è possibile stabilire che il narciso può soffrire in maniera specifica di un disturbo depressivo di tipo anedonico e non un disturbo depressivo di tipo affettivo. Il narcisista depresso di tipo anedonico prova una totale mancanza di interesse o piacere verso un'attività o un hobby che prima erano ritenuti appaganti. Inoltre, chi manifesta la depressione anedonica può entrare in una sorta di noncuranza nei riguardi della vita sociale e la percezione di avvertire un certo distacco dal mondo. Tutto ciò può favorire il sopravvenire di idee suicidarie. Ciò nonostante, negli individui di matrice narcisistica, la volontà di togliersi la vita può essere presente anche senza un reale stato depressivo. Ma attenzione, perché potrebbe scaturire anche il desiderio di sopprimere l'altra persona, responsabile di un immeritato abbandono. Coloro che soffrono di disturbo di personalità narcisistico sono predisposti ad assumere atteggiamenti antisociali e pensieri paranoici, accompagnati da un certo sadismo nei riguardi delle altre persone, e il tutto può sfociare in una vera e propria violenza con conseguenze tragiche. Quindi fai attenzione a tutti questi campanelli di allarme. I narcisisti sono persone che non tollerano alcun tipo di frustrazione. Sono concentrati soltanto verso il loro mondo interiore e completamente estranei verso il mondo esterno. Sono e saranno sempre, inevitabilmente, soggetti infelici cronici, viziati e pretenziosi. Qualsiasi cosa tu faccia per loro non è mai abbastanza. Non hanno la capacità di gioire, di apprezzare e non conoscono la parola gratitudine. Renditi conto che il narciso non potrà mai amarti, rispettarti ed esserti fedele, poiché è solamente un calcolatore e uno sfruttatore. Sarai sempre tu la causa del suo male e lui la vittima. In poche parole, nella sua vita non c'è spazio per te. Inizia a staccarti emotivamente dal tuo partner narcisista e invece di cercare di capire cosa potresti fare per lui, concentrati su di te e immagina come potrebbe essere la tua vita se al tuo fianco ci fosse una persona sana e attenta alle tue esigenze, in grado di comprendere i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi stati d'animo, senza mai farti sentire sbagliata. Non è solo un sogno, può diventare la tua realtà. Soltanto tu puoi cambiare le situazioni che ti appartengono e nessun altro. La forza ce l'hai dentro di te. Cosa aspetti a metterla in moto? Potresti rimanere sorpresa di te stessa. Riprenditi la tua vita, ricomincia a vedere il sole anche quando piove.
Non sei sola, non si è mai soli. E tu hai avuto a che fare con una narcisista depressa o un narciso depresso? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.